Pronto, mi senti? Moriremo tutti! Oh, Mi stavi mettendo sotto, ti devono togliere la patente. scusami. Parlami del tuo lavoro. Sono una ricercatrice. Dove devi andare? Alla Safra. La strada è completamente bloccata. Ho solo uno spaventapasseri. Con una tuta della Safran. Voi andate in centrale e vi diranno loro. O mi dici che cosa succede, oppure scendi qui e io continuo la mia vacanza lontano da questo posto del cazzo. Stavamo studiando il modo per controllare gli impulsi violenti. L'unico problema è che la risposta è in base alla dose. Ti dispiace se continuiamo a parlarne in macchina? Aiuto! L'avete voi? Cosa? La scatola. Quale scatola? Non possiamo andarcene senza la fiala. Io me ne vado. Voi fate come vi pare. Oh cazzo. Cazzo! C'è qualcos'altro che devo sapere su questa maledetta storia? Vedi, Non possiamo dirti niente. Senti, se non mi dite che sta succedendo vi lascio qui. ha diritto di sapere. Ci sta aiutando. E anche io devo sapere che cosa è successo. Questa mattina abbiamo iniziato l'esperimento. Oltre ai soliti soggetti, c'era anche 127. 127. Sì, Abbiamo trovato una tuta della Safran con su scritto 127 su uno spaventapasseri poco lontano da qui. oddio. Allora è libero. Forse era quel tipo che abbiamo visto per strada, con i vestiti dello spaventapasseri. Nessuno sa chi sia. Era un soggetto portato dal professore. Nessuno di noi l'ha mai visto. Anche l'ultimo trattamento il professore l'ha fatto personalmente, nella camera di sicurezza che ospitava il soggetto. Camera di sicurezza. Sì. Il professore lo teneva in isolamento. Credo che fosse piuttosto pericoloso. L'esperimento di oggi era sempre sulle dosi? Ho dovuto spiegargli qualcosa. Allora? No. Purtroppo non era sulle dosi. Secondo il professore la sperimentazione andava troppo a rilento, quindi ha deciso di passare alla fase 3. Oddio. Cioè? La stabilizzazione dell'effetto. Senza sapere se il soggetto sarebbe diventato calmo o pazzo. Esatto. Bene. E cos'è successo? Uno ha tentato di suicidarsi subito dopo l'iniezione. Bene. Sapevamo che c'era il rischio di autolesionismo e l'abbiamo bloccato, ma ha continuato a provarci. Quando gli hanno messo la camicia di forza per portarlo in stanza, si è divincolato e si è suicidato, spaccandosi la testa contro il muro. Alcuni soggetti sono entrati in stato catatonico. E gli altri? Sono diventati delle furie. All'inizio sembravano non reagire. Ogni volta che non registravamo un effetto, passavamo al soggetto successivo. Quando anche l'ultimo ha ricevuto il farmaco, è scattato come un segnale. I 3 che avevamo portato in stanza hanno sfondato le porte, mentre un altro è saltato addosso al professore. Hanno spaccato tutto. Hanno ucciso tutti quelli che cercavano di fermarli.
Il professore è morto. Io ho cercato di chiedere aiuto via radio. Ecco, eri tu la voce che ho sentito per radio. Che razza di trasmettitori avete? Le industrie farmaceutiche non usano radio, specialmente radio così potenti da oscurare tutte le frequenze. La radio è militare. La Saffron svolgeva ricerche anche per l'esercito. Bene. Benissimo. Chissà che altre porcherie stavate facendo là dentro. Magari avete scatenato qualcosa di irreparabile. In laboratorio gestivamo solo microorganismi di classe 1. Non c'era nessun rischio letale. Come fai a dirlo? Tutta la situazione è letale. Eccola. Lì dietro. Nascondi l'auto lì dietro.